In questa terza giornata i bambini dovranno costruire un gioco dell'oca storico che racconti il Paleolitico e l'ominazione. Per preparare il lavoro ci basterà fotocopiare queste schede di lavoro per ciascun gruppo e portare 4 dadi. Tutto qua. Una volta arrivati in classe creiamo subito le 4 isole di lavoro e disponiamo subito le squadre ai 4 angoli della classe, possibilmente sempre nelle stesse posizioni delle volte precedenti. Chiediamo ai bambini se conoscono tutti il gioco dell'oca e se sanno come funziona. Ci diranno magari che è un gioco a percorso, che si lanciano dei dadi, che si spostano le pedine e soprattutto che ci sono delle caselle che ti danno dei bonus e dei malus, che ti fanno andare avanti o che ti fanno tornare indietro. Questo è un aspetto chiave. Appurato il fatto che i bambini conoscono almeno un po' il gioco dell'oca, consegniamo queste fotocopie alle squadre e spieghiamo loro che dovranno creare un gioco dell'oca sull'ominazione. Al loro interno troveranno 10 carte già illustrate, alle quali dovranno attribuire dei valori in gioco, come ad esempio vai avanti, torna indietro, rilancia i dadi, stai fermo un turno. Dovranno scegliere loro quale valore attribuire a ciascuna carta e lo devono scrivere sul retro delle carte. Ci sono poi 20 carte bianche. La metà devono restare bianche, l'altra metà le devono inventare i bambini. Dovranno quindi pensare a eventi o fatti plausibili che potevano star bene nel periodo, che possono aiutare a raccontare lo sviluppo dell'essere umano, dovranno illustrarle con un disegno e dargli un titolo e sul retro attribuire un effetto a ciascuna carta che inventano. Una volta che hanno inventato tutte le carte, devono metterle in ordine, quindi si segna il numero della casella all'interno del cerchietto, che vediamo in alto a sinistra, si segna il numero, si dispongono sul banco e quando il percorso del gioco dell'oca è pronto, il loro lavoro in realtà è terminato. Mentre i bambini inventano il gioco, noi non dobbiamo fare in realtà nulla, dobbiamo solo tenerli aggiornati sul passare del tempo. Dobbiamo dirgli che il tempo è arrivato alla metà, che mancano 20 minuti, che ne mancano 10, che ne mancano 5. Terminato il tempo disponibile, cosa succede? Ciascuna squadra dovrebbe aver inventato il suo gioco dell'oca sull'ominazione. È il momento di provarli. Però facciamo una cosa molto simpatica. Facciamo ruotare le squadre, le facciamo cambiare di posto. Io vi consiglio, per sembrare sempre più imparziali, di farle ruotare tutte o in senso orario o in senso antiorario, perché se le scambiate di posto voi, dopo i bambini magari se la prendono e non percepiscono la cosa come imparziale. Quindi ogni squadra giocherà con il gioco inventato da una squadra avversaria. Come pedine dovranno usare degli oggetti che hanno sotto mano, un temperino, una gomma, ciascun bambino può scegliere la cosa che preferisce. Dopo circa 10-15 minuti di gioco, dovrebbero aver terminato la loro partita, che cosa facciamo? Chiediamo ad ogni gruppo di valutare il gioco che ha appena provato, secondo questi 4 parametri. Se volete li potete anche scrivere alla lavagna. I bambini dovranno valutare il gioco che hanno provato dando da 1 a 5 punti, dove 1 è il punteggio minimo e 5 è il punteggio massimo. Dovranno dire se in complesso quindi quel gioco raccontava bene l'evoluzione dell'uomo, se gli effetti delle carte erano corretti, oppure se c'è stata un'invenzione positiva ma che quel gruppo ha rappresentato in maniera negativa. Se l'ordine cronologico è stato rispettato, ci sono delle carte che riportano anche delle date. Non diciamolo ai bambini prima, così almeno ci rendiamo conto se i nostri alunni stanno iniziando a comprendere come funziona la temporalizzazione, quindi se spontaneamente si stanno abituando ad organizzare delle informazioni storiche in ordine cronologico, mettendolo in ordine cronologico. Poi chiediamo se gli effetti rappresentati sulle carte sono corretti e se le rappresentazioni, se gli eventi rappresentati erano sensati e plausibili, o quindi se ci sono calcolatrici e grattacieli di mezzo vuol dire che insomma c'è qualche errore. Noi come docenti dobbiamo cercare di moderare un po' questa fase perché a volte i bambini sono un po' efferati nel dare i loro giudizi. Però dobbiamo rispettare il giudizio che danno. L'unica cosa che possiamo fare è aumentare o diminuire ciascun giudizio di un punto, non di più.
così i bambini si sentiranno rispettati e sentiranno che il loro parere conta. Al termine dell'attività, che cosa facciamo? Riportiamo i punti sul tabellone del punteggio, come sempre, e non dimenticatevi di compilare il report. È tutto qua. Spero che voi vi divertirete e che piacerà anche ai bambini.